Buongiorno a tutti. Oggi, in questa edizione speciale, accogliamo due celeberrimi autori del romanzo psicologico del Novecento, due pilastri della letteratura europea. Da una parte abbiamo James Joyce, autore irlandese considerato come uno sperimentalista sul piano della forma, con ad esempio l'invenzione del monologo interiore, e membro della corrente letteraria del modernismo. Dall'altra parte abbiamo Italo Svevo, autore triestino, simbolo della letteratura decadente e del romanzo sulla crisi d'identità, agli antipodi del positivismo ottocentesco. Come lo vediamo, quindi, venite ognuno da regioni d'Europa molto diverse. Potreste parlarci più in dettaglio delle vostre origini e di come siete diventati scrittori? I was born in Dublin, Ireland, on the 2nd of February 1882 from an upper middle class Catholic family. I grew up in a very conservative cultural environment and I began my education at Clongloe College, a Jesuit boarding school, but had to leave in 1892 when my father could no longer pay my tuition fees as he lost his job due to excessive drinking and financial mismanagement. I later enrolled in University College Dublin to study English, French, and Italian. I started to study medicine in Paris, but eventually dropped out and pursued a career in literature as a writer, novelist, poet, book reviewer, and in the music industry as a singer, pianist, guitarist, and composer in Dublin. In 1904, I met Nora Barnacle, a chambermaid who later became my beloved wife. In an attempt to escape the inflexible Catholic culture of Ireland, Nora and I went into a self-imposed exile, moving first to Zurich in Switzerland and then to Trieste in Italy, where we had 2 children. Io sono nata a Trieste il 19 dicembre 1861 da una famiglia ebrea benestante. Ho studiato inizialmente in Italia, poi nel 1874 in Baviera, nel collegio di Segnitz, dove ho imparato il tedesco. Questo mi ha permesso di leggere in lingua originale i classici della letteratura tedesca, a cui sono tuttora appassionato e che mi hanno ispirato nel mio percorso di scrittura. Tornato in Italia e completati gli studi commerciali, ho poi intrapreso una carriera da docente all'Istituto Revoltella di Trieste. Dopo la pubblicazione delle mie prime opere di narrativa, L'assassinio in via del Poggio, Una vita e La coscienza di Zeno, ho raggiunto la notorietà con lo scoppio del cosiddetto caso Zeno tra il 1926 e il 1927. Parlando della coscienza di Zeno, questo romanzo è diventato famoso grazie all'aiuto del qui presente James Joyce. Ma potreste dirci un po' di più sul vostro incontro e sulla vostra amicizia? I was an English teacher at Berlitz School in Trieste, where I tutored several students at night to supplement my wages. In 1907, serendipity brought Ettore Schmitz to Berlitz School. All'epoca lavoravo nell'azienda di vernici marittime di mio suocero. La nostra vernice manteneva il fondo delle navi pulito dalla ruggine e dai cirripedi. Agli inizi della Grande Guerra i nostri affari andavano a gonfie vele. La prospettiva di una possibile importante negoziazione con la British Admiralty a Londra mi aveva incoraggiato a migliorare il mio inglese. Joyce divenne il mio insegnante e mi diede lezioni 3 volte a settimana. At first, I expected Svevo to be a dull businessman, but I soon discovered that he had, in fact, an impressive knowledge of European literature and that he spoke several languages. As I sometimes tell my friends, it was an immense relief in the mortal boredom of teaching to find at least one student with whom I could converse. Those lessons soon turned into literary discussions. E aggiungerei un altro dettaglio. Se io non ho mai indugiato a prestare denaro, Joyce non ha mai indugiato ad accettarlo. I lavori che promuovete nel convegno sono frutto del vostro pensiero letterario. Avete qualche verso per illustrare questo vostro pensiero sulla coscienza? Già dal titolo La coscienza di Zeno si nota come l'autoanalisi sia presente in maniera permanente nel mio capolavoro e come essa sia la chiave di lettura per comprendere il romanzo psicologico che vede come protagonista Zeno, un inetto soggiogato ad una perenne e sostanziale inettitudine che lo condanna così al vizio eterno. L'episodio dell'ultima sigaretta, che però non è mai veramente l'ultima, illustra alla perfezione
Zeno e la sua tortuosa e imbelle volontà che gli impedisce di abbandonare il vizio del fumo da cui oramai è dipendente. In literature, one of my favorite writing techniques is the stream of consciousness, which I often use to look inside a character's mind. It's like taking a boat down the stream of a character's thoughts. You begin to understand their motivations and behaviors. The main purpose of the stream of consciousness writing is to let you connect with characters. It also provides you with the natural progression their thoughts take. Therefore, you might notice that punctuation, such as quotation marks, is missing in the stream of consciousness piece. Here is an extract from my masterpiece, Ulysses, which described the day of Leopold Bloom, a middle-aged Jewish Dubliner, which I believe illustrates rather well my concept of consciousness. Man, 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 Persian high stools by the bar, hats shoved back, and the tables calling for more bread no charge, swilling, wolfing gobfuls of sloppy food, their eyes bulging, whipping, wetting moustache, a pallid, suit-faced young man polished his tumbling knife fork and spoon with his napkin. New set of microbes. A man with an infant's sauce-stained napkin tucked round him, shoveled gurgling soup down his gullet. Nei vostri romanzi scrivete quindi il vostro pensiero letterario. Ma per raggiungere quale scopo? Più generalmente, qual è secondo voi il ruolo della letteratura? E quali sono le vostre poetiche? In my opinion, literature's role is to unveil the complex mechanisms that lie behind human psychology and human societies. I also use my writing skills to celebrate the everyman. To me, all humans are heroes in their own small way, and I believe that art, and especially literature, has the power to bring different perspectives that push us to question our beliefs and assumptions, and think more critically. To do this, I use a variety of methods, which include, but is not limited to, an experimental use of language and exploration of new literary methods, including interior monologue, use of complex networks of symbolic parallels and invented words, puns and allusions in my novels, especially Ulysses and Finnegan's Wake. A parer mio, la letteratura è uno strumento di analisi, di ricerca interiore e possiede una funzione terapeutica. Credo inoltre che il poeta non possa più conoscere il mondo o avere certezze, valori o ideali. Il poeta, se vuole davvero rimanere fedele alla vita ed essere sincero, non può che ridursi a parlare dell'unica cosa che conosce, seppur parzialmente, la propria vita interiore. La letteratura è quindi un modo per conoscersi meglio, uno strumento di introspezione e autoanalisi. Accordate entrambi sul fatto che la letteratura sia uno strumento di introspezione e di analisi della psicologia umana. Potreste dirci, adesso, invece, quali sono le grandi differenze tra le vostre poetiche? Lo stretto rapporto nato fra noi due e il confronto di idee non deve far pensare che io sia un semplice Joyce italiano, ovvero che la coscienza di Zeno e Dubliners non siano altro che due realizzazioni della stessa tecnica letteraria. L'elemento che accomuna le nostre opere è appunto il monologo interiore, presente in entrambi i nostri romanzi, ma diversa è la tecnica che viene usata per descrivere la coscienza dei protagonisti. Yes, indeed, I totally agree with you. It is worth noting that I use stream of consciousness in my descriptions, where the thoughts of Dubliners are nipped in the bud, but reported without any rationality. I pensieri di Zeno Cosini invece nascono sotto il rigido controllo della coscienza che censura, cambia e riordina gli avvenimenti in modo che possano risultare il più possibile favorevoli al protagonista. Inoltre Zeno non scrive per se stesso ma per il dottor S. Ciò lo obbliga a filtrare il suo racconto ed erigere barriere che impediscono il libero fluire dei pensieri. Per finire, vorrei rivenire sulla vostra amicizia. Quest'ultima ha avuto un effetto sulla vostra produzione letteraria? I remember that in early November 1907,
At the end of the lesson, I read my short story, The Dare, to Svevo and his wife, Livia. Apart from my brother Stanislaus, they were the first people ever to read the story, and they were both deeply moved by it. Livia went into the garden, picked some flowers, made a bouquet, and presented it to me. If we did not give up with writing entirely, it is just because of the support that we offer one another. Svevo and his wife, Livia, smothered me with compliments and gifts, and this is for me a great source of motivation. Joyce apprezzò molto i miei primi 2 libri e mi disse: ma lo sa che lei è uno scrittore negletto? Ci sono dei brani in senilità che neppure Anatole France sarebbe stato in grado di scrivere meglio. Questa frase mi riempì di gioia. Fu Joyce a consolarmi per l'iniziale disappunto creato dalla coscienza di Zeno, che aveva ritenuto subito come il mio libro migliore. Svevo, a Tristan Jew, is also the model for Leopold Bloom. Italo Svevo taught me everything he knew about Jewish culture, rites, and sacred texts by the time I left Trieste. When my family in Trieste left Trieste for Zurich, I finished Ulysses with a photograph portrait of Svevo on my desk. With the publication of Ulysses in 1922, I became a literary celebrity. It was the success that finally enabled me to repay, at least in kind, all Svevo's generosity. I put my energy and newfound reputation into promoting Svevo's books with publishers and leading critics in Paris. My campaign succeeded. The Confessions of Zeno was published there in 1926 to great acclaim, and Svevo has hailed as the Italian Proust. Il protagonista della coscienza di Zeno, Zeno Cosini, costantemente tormentato e incapace di prendere decisioni, non riesce a vivere in pace con se stesso. Per cercare di smettere di fumare si rifugia nella terapia psicoanalitica, ma non riesce a trarne effetti positivi. Così decide di sospendere la cura e di ritornare alla sua vita da uomo afflitto e angosciato. Proprio in questo caso ho preso ispirazione dall'opera di Joyce intitolata Gente di Dublino, opera nella quale è rilevante il concetto di paralisi. Ho anche iniziato un progetto colossale, una traduzione completa dell'Ulisse di Joyce. La mia ammirazione per Joyce si è concretizzata nella conferenza che ho tenuto sul mio amico. Nonostante la mia ben nota timidezza, le mie molte esitazioni e un processo di scrittura non facile, la conferenza si tenne con successo ed è tuttora il migliore saggio critico che io abbia mai scritto. Well, it's been a pleasure to interview with you. Il piacere è tutto mio. Cheers! Salute! Grazie a tutti. Abbiamo adesso concluso l'intervista di Svevo e Joyce. Speriamo che l'abbiate apprezzata.